Ciao, sono Andrea Loris Perazzoli e vorrei presentarti Dart. Dart è uno strumento che ho realizzato nel tempo libero e serve a definire e registrare task o attività. Dart si basa su 3 capisaldi: definire, gestire ed organizzare task e attività, registrare quanto tempo si dedica ad ogni singola attività, analizzare e migliorare l'utilizzo del tempo. In Dart ho realizzato 3 diversi strumenti per organizzare i task: l'albero delle attività o Node Tree, le board, oggi. I task in Dart sono organizzati ad albero. L'idea è di dividere tutto quello che si vuole gestire in aree, per esempio lavoro, personale, famiglia, eccetera. Poi suddividere ogni area in ulteriori suddivisioni. Per esempio il lavoro lo si potrebbe suddividere nelle proprie aree di responsabilità. L'area personale la si potrebbe suddividere in hobby, salute, eccetera. Poi suddividere ulteriormente, per esempio l'area di responsabilità chiamata clienti, in sottoaree che sono i singoli clienti. E poi un cliente viene suddiviso ulteriormente per progetti, sottoprogetti, attività e subattività, fino ad arrivare alle azioni vere e proprie. Tutte queste suddivisioni, comprese le azioni, in Dart sono chiamate nodi. Non vi sono differenze sostanziali tra i diversi livelli di nodi. L'ordinamento dei nodi è manuale e serve per dare priorità agli stessi. Si possono creare delle liste ordinate di attività da portare a termine. Scopo di questa organizzazione è avere una visione completa su tutte le proprie aree ed attività. A volte questa visione non è sufficiente, serve avere una visione più focalizzata. Per questa ragione ho introdotto le board. Le board non sono altro che delle Kanban board. In Dart si possono avere più board e ogni board può avere colonne diverse. Nelle board vengono inseriti i nodi, sia figli che padri, del Node Tree, o si possono creare al volo nuovi nodi. I nodi possono essere spostati da una colonna all'altra o cambiato l'ordine all'interno della singola colonna. Scopo delle board è aumentare il focus rispetto al Node Tree. È un secondo livello di organizzazione delle attività stesse, ma ho voluto sperimentare un ulteriore livello di focus con oggi. Oggi è la lista del giorno. Ogni giorno la lista è nuova, vuota e pronta da essere compilata. In oggi si dovrebbero mettere quelle attività che si intende completare in giornata. Anche in questo caso si possono creare attività al volo o inserire un nodo esistente. Si possono aggiungere nodi direttamente dalla Node Tree o dalle board. I nodi in oggi possono essere ordinati manualmente secondo le proprie esigenze e si può dare un livello di importanza. Scopo di oggi è introdurre un ulteriore livello di zoom nell'organizzazione delle attività per avere davanti solo quello su cui si vuole veramente lavorare. Il modulo di registrazione è il più semplice di Dart e allo stesso tempo è fondamentale. Ogni volta che si inizia a lavorare su un nodo si fa partire il timer. In questo modo Dart registra data e ora di inizio, mostra su cosa si sta lavorando e da quanto tempo. Ci sono molti modi per far partire una registrazione, ma il modo più semplice e veloce con una scorciatoia da tastiera. Si può aprire la finestra di selezione del nodo indipendentemente da quale software si sta usando. Da qui si può cercare e selezionare un nodo esistente o crearne al volo uno nuovo scrivendone il nome e premendo invio. Quando si è terminato di lavorare su quel nodo, si può fermare la registrazione o iniziare una nuova registrazione su un nuovo nodo. La registrazione delle attività è fondamentale perché da essa deriva la possibilità di produrre dei resoconti sull'utilizzo del proprio tempo. Dart attualmente ha diversi tipi di report. Ve ne presento solo alcuni. Il primo report è Days, ossia la visualizzazione delle varie sessioni di lavoro giornaliere. È una semplice tabella del giorno con il nome del nodo, l'orario di inizio, di fine e la durata della sessione. Questo strumento è a metà strada tra il report e il modulo operativo. Infatti da qui è possibile modificare inizio e fine di una sessione. È possibile aggiungere una nuova sessione o cancellarne una. Si ha una visione della giornata e allo stesso tempo si possono fare delle correzioni a quanto si è registrato. Ovviamente è possibile selezionare e visualizzare qualsiasi giorno tramite il calendario. Il secondo report è timesheet, ossia una visualizzazione settimanale delle attività.
In questo modulo, lavorando su un lasso di tempo più ampio, è necessaria una visione meno dettagliata delle attività. Le singole attività vengono aggregate secondo una logica legata a progetti o ad aree di responsabilità. Per questo motivo ho creato il concetto di Master Node. Il Master Node è un nodo che funge da aggregatore di tutti i nodi che contiene, figli, figli dei figli, eccetera. Per creare un Master Node è sufficiente aprire il dettaglio di un nodo nel Node Tree e impostarlo come Master Node. Nel report and sheet perciò non sono mostrati singoli nodi, ma il loro Master Node. Di ogni Master Node sono poi mostrate la durata effettiva all'interno della giornata, la durata arrotondata all'ora ed altre durate. Nel timesheet è possibile modificare le ore giornaliere, aggiungere nuove attività e salvare la nuova situazione. Anche in questo caso è possibile selezionare una qualsiasi settimana tramite il calendario. Node Duration Tree. Questo report permette una visione sia a livello globale che a livello di dettaglio del tempo speso sui vari nodi in un determinato periodo di tempo. La prima sezione grafica mostra l'albero dei nodi su cui si è lavorato nel periodo di tempo selezionato. Ogni rettangolo rappresenta un nodo, l'altezza totale rappresenta il 100% del tempo registrato nel periodo. L'altezza di ogni singolo rettangolo è proporzionale alla quantità di tempo speso sul nodo. Questa quantità è, nel caso di nodi padre, la somma della propria durata e della durata dei propri figli, che a loro volta sono la somma della durata dei relativi figli e via dicendo. Il dettaglio del singolo nodo viene mostrato sotto il grafico mettendo il mouse sopra il nodo interessato. Premendo su di un nodo lo si seleziona e lo si apre nella seconda sezione grafica. Questa mostra solo il nodo selezionato, ossia il padre, i figli e i nipoti. Anche in questo caso l'altezza di ogni singolo rettangolo è proporzionale al tempo speso sul nodo e sui suoi figli. L'altezza totale in questo caso rappresenta il 100% della durata del nodo padre. Premendo sul nodo padre, Dart sposta la visualizzazione in su di un livello, mostrando il padre del padre. Premendo su un nodo figlio, Dart sposta la visualizzazione in giù di un livello e il nodo figlio diventa il padre. Dopo le due sezioni grafiche c'è uno strumento di ricerca dei nodi, lo strumento per selezionare un range di tempo che si vuole osservare e una visualizzazione ad albero dei nodi. Tags Duration Tree. Ci sono situazioni che richiedono di aggregare i nodi diversamente rispetto alla loro organizzazione nel Node Tree. Ad esempio, avere visibilità sul tempo speso in una tipologia di attività trasversale a tutti i clienti. Quanto tempo passo al telefono con loro? Quanto tempo impiego a realizzare le proposte commerciali? Eccetera. Per questo motivo ho aggiunto a Dart i tag. Ad ogni nodo è possibile assegnare uno o più tag. È possibile creare tag e raggrupparli in famiglie. I tag sono un'organizzazione meno lineare dei nodi. Tags Duration Tree tenta di rappresentare questa complessità. Dart aggrega tutti i nodi per tutti i tag e li mette in relazione. I tag sono mostrati in ordine di durata. Per ogni tag sono mostrati poi gli altri tag che hanno lo stesso nodo. Ad un terzo livello sono mostrati tutti i tag che hanno lo stesso nodo dei due livelli precedenti di tag e così via. In pratica si creano dei piccoli alberi virtuali di tag legati agli stessi nodi. Questa visualizzazione tiene conto del periodo di tempo selezionato. Nodes and Tags Duration. Questo modulo serve a creare report personalizzati che mostrino il tempo speso per nodi e famiglie di tag in un range di tempo predefinito. Si seleziona prima un range di tempo, poi si seleziona uno o più nodi. Il tempo di ogni nodo è la somma del suo tempo e dei suoi figli. I nodi sono sempre ordinati per tempo speso. Non ci sono limiti al numero di nodi visualizzabili. Dopo è possibile aggiungere una o più famiglie di tag. Le durate dei tag sono calcolate considerando i tag della famiglia precedente e perciò l'ordine di queste è importante ed è facilmente modificabile. Una volta soddisfatto della visualizzazione è possibile salvare le modifiche o creare un nuovo report. I report creati possono essere ricaricati dal menu a tendina. Ho creato altri report e molte altre funzionalità, ma ancora di più sono le funzionalità che vorrei aggiungere, ma questa è un'altra storia. Dart è un software che funziona in locale su PC Windows. Si basa su Node, Electron, Vue, SQLite, Element UI e qualche altra libreria. L'idea di realizzare Dart è nata a fine 2019. Ho lavorato a questo progetto per tutto il 2020 e questo video è la celebrazione del suo compleanno e del tempo che vi ho dedicato.